Today we're in Ceglie Messapica, Puglia, Italy, and we're going to meet with cousin duo Pietro and Pietro. Yes, there's two of them. I hope they bring us some luck. And we're gonna see a very special cheese. In Italian it's called Caciocavallo Arginato, and it's a caciocavallo that is aged in a custom-made mold of clay. If you're familiar with this channel, you already know what Caciocavallo is. It's a traditional cheese made in this part of southern Italy, in my home region of Puglia, and it's made with the pasta filata method that gives it a very special texture. These cheeses typically age in caves where there is already high levels of humidity, but what the clay does, it's almost supercharging its aging. It speeds up the process but also gives it a unique taste. And of course, at the end of the aging period, which is about 4 to 5 months, everything is cracked open and the beauty is revealed inside, a bit like an Easter egg. But to be honest with you, I will take this cheese over any Easter egg any day, any day. So without any further ado, let's go crack open some cheese aged in clay. Making cheese here at the Masseria Fragnite dairy starts with raw milk that is heated to 36 degrees Celsius. To make cheese today, they are using a starter whey, which is a bit like a sourdough for cheesemakers, filled with good bacteria that will help in the cheese's making journey. Il rinnesto lo procuriamo da un formaggio a pasta cotta solitamente del giorno precedente. Viene fatto raffreddare lentamente per tutta la notte. Nei caseifici artigianali questo appunto viene fatto in maniera molto naturale, quasi fatto raffreddare naturalmente e allora viene la fermentazione in maniera molto spontanea. They then add rennet. Caciocavallo is usually made with animal rennet, but today they are using a vegetable rennet because aging the cheese in clay is going to make it a little bit spicy, so they're looking to counterbalance that with something a bit milder. When the milk is ready, Roberto here cuts the curd into little pieces. He will then let the curd fall to the bottom of the vat, leave it there to ferment for a couple of hours before extracting these big blocks of curd that you see here. Questa è una cagliata di caciocavallo, vedete quanto è asciutta e dura rispetto a quella che potrebbe essere la produzione di una mozzarella. È già bella soda, è qui a maturare sul banco da più o meno, siamo sulle 3 ore. Allora, questa è la consistenza, vedete che è un po' bella asciutta, Sì, e deve non ha essere siero. così asciutta? Sì, deve essere bella asciutta perché il caciocavallo è una pasta filata che deve stagionare, in modo tale che non diventi morbidissimo, ma che rimanga comunque sia abbastanza soda da poter fare una forma, da poterla appendere, poter reggere appesa senza acqua, ecco. Quindi ha una struttura leggermente differente rispetto alla mozzarella. Once out of the whey, the curd will keep fermenting on the stable for a few more hours. E perché deve maturare la cagliata? Bella domanda, perché matura la cagliata? La cagliata matura perché gli ingredienti del formaggio quali sono? Latte, caglio, sale, latte, caglio, sale, ma dobbiamo aggiungertene un quarto, che sono i batteri lattici, perché noi quando lo inseriamo lo affiggiamo, lo appendiamo, ecco, il caciocavallo come altri formaggi, in cella di stagionatura, a stagionare, perché lì all'interno ci sono i batteri lattici che abbiamo inserito nel latte, che modificano la pasta, la cambiano, trasformano i costituenti della cagliata del latte, del formaggio appena fatto, in sentori, in aromi, in profumi, lo rendono più digeribile. E quindi i batteri lattici nel latte servono a questo. Che nei caseifici artigianali il latte cambia ogni giorno, infatti se voi vedete questa, questo qua dovrebbe essere bianco, questo non è bianco. Sì. Perché questa viene da vacche al pascolo, quindi ha sentori molto gialli, perché le vacche al pascolo assumono caroteni, assumono molecole, vitamine che sono nell'erba, pigmenti, carotenoidi, che finiscono nel circolo ematico, nel sangue, e dal sangue poi finiscono nel latte, e dal latte finiscono nei formaggi. The curd is then transferred to this machine that mills it, mixes it again in hot water and stretches it. This style of curd is called pasta filata in Italian, and it's a popular cheese-making technique in Puglia and other southern Italian regions. In addition to harder cheeses like today's Caciocavallo, it's also used to make mozzarella, burrata, and other fresh cheeses. That's why fermenting the curd is so important.
Curd stretches only with the correct acidity. That is given by the bacteria that come alive during the fermentation. When the stretch curd is ready, it's all hands on deck. The team of cheesemakers now gives the cheeses the traditional Caciocavallo shape, each of them adding their unique style. They even make one with an orange that gives it a special aroma, with this different head to spot it in the crowd of cheeses. Today the team made 22 cheeses from 400 liters of milk. Allora, i caciocavalli che vengono lanciati sono più buoni. Sì, sicuro, scientificamente provato. Cold water here is used to lock the shape. After a couple of hours, they are placed in nets and hang in pairs, ready to be moved to the aging rooms. The cheeses age for 10 to 15 days in this room here. Questi sono stati prodotti per essere inseriti nell'argilla ed hanno una dimensione allungata per dare un po' slancio al caciocavallo e all'arginato finale, e poi hanno una consistenza leggermente più compatta per poter reggere, perché questi continueranno la loro vita seduti, non più appesi, e quindi hanno bisogno di una consistenza maggiore rispetto ai caciocavalli che rimangono appesi, e poi hanno il peso e la dimensione giusta per finirci dentro all'argilla. Non possiamo inserirci un caciocavallo di 5 kg, di 3 kg, ma occorre andare intorno a 1 kg, 1,3 kg. E quindi ora che età hanno? è una 15 giorni, precisamente 14 per l'esattezza. Quindi hanno una consistenza e una asciugatura della crosta ideale per essere seduti nell'argilla. Cheese shoot number, I lost count, I'm not really sure, but it's always a pleasure. Oh, I'm much closer than I thought. Pietro takes me for a little walk around the dairy to collect some herbs. Bay leaves, rosemary, thyme. They will be sealed in the clay mold together with the cheese to give an even more unique aroma to it. Vabbè, qui stai facendo un arrosto, una cosa, vieni, prendi due. Ha voglia, sì, sì. È così, anzi. Facciamo anche la focaccia rosmarino, poi ce la mangiamo, se è rimasto. It's now time to visit the pottery workshop. Prontissimi? Salvatore! Buongiorno Salvatore! Buongiorno Pietro. Salvatore is a potter who has been working with the cousins for 2 years. He's based in Grottaglie, a town in Puglia renowned for its exquisite handmade ceramics. Although Salvatore makes it look so effortless, creating this custom mold of clay is actually very hard. Ok, mettiamo le essenze. Questa è una fase molto delicata perché poi devo avere la possibilità anche di lavorare, di metterci le mani dentro e fuori per dare la forma del caciocavallo. Quindi c'è un ordine particolare in cui... Sì, bisogna ordinarli per bene, bisogna metterli sulla pancia per fare in modo che poi si amalgami tutto il sapore delle essenze. Adesso io faccio questo tipo di lavoro. Ecco fatto. Ok. Prima che comunque ogni casauro dà una testa diversa. Ah, sì, ha la sua... Anche Sì. tu, anche tu hai il tuo stile. La tua Ah, testa. sì, ognuno di noi ha un suo stile, un suo modo di lavorare, sì, è vero, è vero. Attento che è pesante. Ok, fatto. Questo è quella a forma di caciocavallo. Questo è bello pesante. Il caciocavallo all'interno pesava 1,3 kg, con l'argilla cruda che era intorno a un paio di chili forse. Sì, 1,5 kg. È bello pesante, sì, 1,5 kg. e quindi alla fine poi si secca un po', perde un po' d'acqua, diventa duro. Adesso a toccarlo ci si sporca le mani, perché adesso è molto è umido, però con il tempo si asciuga. Here, Salvatore is creating 2 shapes.
the classic shape of the Caciocavallo cheese, and then the pumo, a classic symbol here in Puglia that represents prosperity and good luck. Because of the contact with the raw clay, Pietro doesn't recommend eating the rind, even though, spoiler alert, I actually did, because that's usually my favorite part in this kind of cheeses. When they're back from the pottery workshop, the cheeses rest in a different room. Allora, qui siamo in un trullo di stagionatura, esatto. Siamo in un trullo, quindi abbiamo l'umidità che scende dalla cella e viene qui, infatti le pareti sono un po' più umide, l'odore è un po' più umido e quindi qui ci mettiamo di solito i formaggi che sono un po' più stagionati, ne prendo, che abbiano una stagionatura più lunga perché soffrono meno il cambio di umidità, l'ambiente è più secco, ormai hanno raggiunto la loro, sono pronti. E qui abbiamo i nostri amici. Qui abbiamo l'arginato, che è il caciocavallo che è racchiuso in argilla cruda e viene formato a mano. Abbiamo due tipologie di formatura dell'argilla. E dentro qui abbiamo un caciocavallo con arome della macchia mediterranea. Abbiamo qui il martello, poi ce ne spacchiamo uno, ora in degustazione con calma, ci sediamo, due chiacchiere, ne spacchiamo uno e vediamo. Questo martello è qualcosa di ad hoc? O... No, questo è un classico martello da 100 grammi in legno, con testina in ferro. Sì. E... Quindi un giorno si appende un quadro, un giorno si spacca un caciocavallo. Esatto. These cheeses are such rare gems. The dairy makes only 200 of them every year. E poi sono fatti a mano, naturalmente, che qui c'è un graffio, e naturalmente magari la foglia non è perfetta o c'è una sporgenza, ecco qui ci sono i rametti che sporgono, delle erbe aromatiche, però è così, alla fine è realizzato a mano, non è... Poi c'è una piccolezza, c'è sempre un'apertura superficiale nella parte superiore. Cerchiamo di rendere un ambiente aerobico, anche se comunque traspira in realtà l'argilla in sé per sé, però per cercare appunto di dare ancora un po' di ossigeno all'interno dell'arginato stesso, c'è questo buco qui. Quindi c'è una proliferazione anche di muffe, come se fosse una stagionatura in grotta in questo momento, perché appunto... Se lo facessimo completamente chiuso, le muffe non si svilupperebbero e si perderebbe un po' di caratteristica del prodotto finale e andremmo ad isolarlo come se lo mettessimo sotto vuoto, ecco. Invece ci serve un po' di cambio di ossigenazione, come fosse in un ambiente molto umido, non come una grotta dove si ha difficoltà a respirare delle volte perché è così umido, in modo tale che il caciocavallo finale acquisti sentori leggermente più piccantini, leggermente più spinti, ecco. Era quella l'idea principale, ecco. Che poi stiamo sperimentando, quindi noi stiamo vedendo le varie stagionature, le varie tempistiche. Ci stiamo anche divertendo. Stiamo un po' capendo il valore aggiunto che dà questo passaggio in argilla al caciocavallo finale. E l'argilla si può riutilizzare? L'argilla la possiamo riutilizzare, sì. La possiamo reimpastare con acqua tiepida e farci dei portacenere, sottovasi, dei bicchieri, poi dipende dalla manualità. Volendo potresti anche utilizzarla per fare degli impacchi, perché alla fine è la stessa argilla che si utilizza, è un'argilla naturale che si utilizza per i fanghi. Molto profumata, al sentore di caciocavallo è molto apprezzato soprattutto. Il caciocavallo non si può usare. Guarda, mi stai convincendo. Non so, io già forse faccio le maschere per il viso. Sì, una maschera al sentore di caciocavallo è molto intrigante, dipende. The clay not only changes the texture and taste of the cheese, but it also accelerates the aging process. Two cheeses made on the same day, one aged in clay and one not, will age differently. The clay one will be ready 3 to 4 months earlier because of the clay mold. È molto rilevante alla stagionatura del caciocavallo l'utilizzo di questa tecnica. Ecco, se si utilizzasse un altro formaggio non ci sarebbero gli stessi risultati. Sì, il caciocavallo si presta bene, perché è rotondo, piccolino, ad essere formato, ad essere stagionato in grotta, mentre altri formaggi hanno forme un po' più complicate da rendere, da trasformarle in altezza, da renderle stagionate con le stesse caratteristiche del caciocavallo, piccantino, bello, con un po' di muffa intorno. Sì. E non è che ti arrivano le scaglie negli occhi? La miseria. Non lo so, non so cosa aspettarmi. No. Vado? Si è completamente quasi tutto
colorato di grigio. Esatto, si vede sia lo sviluppo della muffa che anche una minima aderenza con l'argilla, naturalmente. Mi è arrivato un po' di questo odore piccantino. Vero. Quando l'hai tagliato mi è arrivato proprio... È nota di un burro cotto in realtà, no? Sì. Comunque, l'umidità interna Sì. la si nota ancora. Ha formato qualche occhiatura. Qualche occhiatura, ma accettabilissime. Che si sarebbe comunque formata, a prescindere Sì, da... perché dalla partenza in caseificio abbiamo lavorato con umidità, con un caciocavallo con una pasta umida. Prendo questo bel pezzo. Sa molto di burro. Sì, guarda, è più morbido, me lo aspettavo più duro. Ma dici che sono proprio quelle muffette che lo ammorbidiscono un po'? L'umidità, sì. la muffa fa Sì. sì che la disidratazione non sia eccessiva. E quindi è tutto leggermente più morbido rispetto a un È gemello vero. all'esterno. Sì. Però, come dicevamo, no, è molto avanti come stagionatura, le note sono molto più intense. Il piccante vero. ancora non è presente, però No. si percepisce. Ma mi sorprende molto questa cosa che rimane morbido, perché noi abbiamo parlato del fatto che comunque non gli dà un sapore diverso. Quindi stavo lì a pensare, ok, cosa sarà di diverso? Ed è proprio questa... Sì, la questa diversità è texture, proprio sì. questa stagionatura in un ambiente così umido, oltre agli aromi della macchia mediterranea. Vabbè, io baro un po', io me lo mangio. Comunque, Lo stavo per fare anch'io. è una scelta consapevole, lo possiamo dire. L'importante è quello. Infatti. Wow, buonissimo. Vabbè, la buccia mi piace tantissimo, a prescindere da se si può o non si può mangiare. C'è questo veramente retrogusto, forse sulla lingua ti rimane un po' il sapore di come quando... Del fungigno, della muffa, sì. Come quando mangi un formaggio francese, di quelli a pasta molle, Che ricorda un po' sì. il cavolfiore, il broccolo, molto leggero comunque in realtà questa, nella parte esterna. La cosa principale appunto è l'umidità interna che è molto piacevole, questa pasta umida ma comunque con carattere. Sì, Va il bene. carattere ce l'ha. Ce l'ha, Insomma. c'è il carattere, c'è. Tutto, anche se è piccolino, small and mighty, but mighty si dice. Va bene, io mangio pure la testa. Vedi. Okay, before you go, there's actually something else that I would like to add. The way the flavors change in this cheese is so incredible. The cousins gave me a caciocavallo to bring home. I left it to age, you could say, in my living room in Italy, and I cracked it open 2 months later. The flavors had changed completely. It was incredibly spicy, grassy. Honestly, it reminded me a bit of Greek olive oil, just very spicy and grassy, herby. And the texture had got so soft, it was literally melting in my hands. This is the best shot that I have of the cheese open. Me and my family were so excited when we opened it. I completely forgot to even film it. It was so incredible. I'm really surprised, especially that I was able to age a cheese in my living room. I feel like we're onto something here. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe to the channel if you enjoy this kind of storytelling. There is a lot of cheese content here, but you can also find some meat and some pasta, some controversial pasta as well, and lots of content from Puglia, my home region. So if you're interested to learn more about this beautiful part of Italy, no bias at all, I'm from here, you should check out this channel. Thank you so much and see you next time.